Buongiorno amici, è già passato un anno dal nostro viaggio in Sicilia e abbiamo raccolto tutto in un unico video per raccontarvi meglio l'esperienza. Comunque i video singoli li trovate sul nostro canale organizzati nella playlist Sicilia, ovviamente. Viaggiare fuori stagione con le temperature miti ci ha permesso di godersi appieno questa splendida isola, le sue città, i suoi paesaggi, il suo mare, ma soprattutto la gente. Speriamo che questo video riassuntivo vi piacerà quanto vi sono piaciuti in passato gli altri video riassuntivi che abbiamo fatto. Mettetevi comodi, che si parte! Prima tappa siciliana è l'antica città di Taormina, uno dei luoghi più iconici della Sicilia. Dicesi che racchiude intera Sicilia in un'unica città. Ancora prima del centro storico ci siamo fermati al Belvedere Pirandello. La vista sul mare, Isola Bella e Gabbiani è davvero impressionante. Poi ci siamo addentrati nel centro storico attraverso la Porta Messina. E 100 metri dopo Porta Messina ci troviamo subito davanti al Palazzo Corvaia. Questo palazzo è uno dei simboli di Taormina. Ora non voglio stressarvi con i stili diversi, ma qui si capisce quanto è complessa l'architettura in Sicilia, o meglio dire, quanto è ricca la sua storia. Osservando il palazzo frontalmente non sembra un'unica costruzione, in quanto in un'unica facciata vediamo stili ed epoche diverse. Possiamo portarcela a casa? Ma prima di proseguire, fermiamoci al Teatro Greco. Questo teatro ha una storia millenaria, è stato costruito dai greci nel III secolo a.C., quindi ha più di 2000 anni. Ma al di là di questo, è uno spettacolo. La platea è completamente incavata nella roccia, per l'epoca un'opera sicuramente importantissima. Poi nei secoli successivi i romani hanno modificato il teatro, aggiungendo le colonne, le statue e anche delle ingegnose coperture per proteggere gli spettatori dal sole. Una cosa immagino come l'hanno fatto al Colosseo. Le nicchie quasi certamente ospitavano le statue. Purtroppo durante il Medioevo il teatro ha subito danni importantissimi. Tante colonne sono state portate via per costruire e abbellire i palazzi di Taormina, una usanza piuttosto comune in quell'epoca. Si dice che soprattutto di notte, nei periodi tranquilli, alcuni visitatori abbiano sentito delle voci, come se il teatro conservasse le voci degli attori e spettatori dell'epoca. Non so solo come fanno a entrare di notte. C'è chi ha commozione cerebrale e chi ha commozione culturale. E che dire, alla fine l'attrice principale di questo teatro è sicuramente l'Etna, anche se nascosta nel proprio fumo. Dopo il teatro ci siamo imbattuti nel vicolo più stretto d'Italia. Ci si passa a malapena. Questo è il famoso vicolo stretto di Taormina, decisamente molto più stretto di quello che abbiamo visto a Praga. E stiamo arrivando al famoso Belvedere di Taormina, Belvedere in piazza 9 aprile se non sbaglio. Sì, giusto. Ma c'è anche il caretto siciliano. Ma quanto è bella la primavera a Taormina! Sosta obbligatoria ai giardini della villa comunale, con le costruzioni nate da immaginazione di una donna e tra le più strane che abbiamo mai visto. La signora amava birdwatching, quindi ha deciso di costruirsi queste casette per ammirare gli uccelli. Per farlo ha utilizzato tutti i tipi di materiali, pietre, sassi, pietralavica, mattoni, quindi ognuna è diversa dall'altra. Li chiamano le folie vittoriane perché sono un po' strane, ma li chiamano anche gli alveari. Ecco, quello non c'è molto chiaro. Non so se ho già detto che non abbiamo mai visto niente del genere. Vulcano, quella cosa che hai sempre visto in televisione, online o nelle foto, ora sta per diventare il suolo sotto i nostri piedi. Finalmente andiamo sull'Etna. Ci siamo vestiti come Masha e Orso, lasciamo qua Charlie e cerchiamo di andare sull'Etna. E questa sarà la nostra finestra stanotte. Volevamo prendere la cabinovia e dopo anche un'altra cosa, ma vediamo che la cabinovia è ferma da circa mezz'oretta. Non possiamo farvi salire con la funivia perché Ok. la chiude per sicurezza. E sono venuto un po' a curiosare con che cosa andiamo. È un Iveco 4x4. Sarebbe bello fare un camper con questo. Comunque mi dispiace che non andiamo con la funivia perché la vista da su sicuramente sarebbe stata più figa. Oh, ma l'inclinazione è pazzesca. Madonna, che vento! Troppo vento! Volano via i biglietti, non scendiamo più. Da che parte vuoi stare?
paesaggio è una figata pazzesca. È vero. Veramente. Io sono la vostra guida, ci Piacere. troviamo a 2850 metri d'altezza. Andremo a vedere uno dei crateri dell'eruzione del 2002. Salita è stata ripidissima, ma l'ostacolo principale era il vento. Il vento c'è sempre, oggi è forte. Volando i lapilli. Ne abbiamo presi tanti, ma alcuni facevano veramente male. Ma quanto era forte in quel momento il vento? Siamo intorno ai 100-110 km/h. L'emozione che si prova una volta saliti su davanti al cratere è indescrivibile, la senti dentro di te e te la porti via con te, non è che riesci a descriverla proprio così davanti alla telecamera, e quello è il bello del Poi c'è viaggio. gente veramente vestita in qualsiasi modo. Noi adesso ci chiudiamo nel camper, accendiamo il riscaldamento perché fa freddissimo e non usciamo più. Il seguente giorno. Lasciamo qua Charlie e andiamo verso il centro di Catania. Come prima cosa siamo arrivati al mercato di pesce di Catania, ma qua il pesce non è che lo potete solo comprare, lo potete mangiare direttamente da questi banchetti, e ora entriamo nel vivo del mercato di pesce. Mercato di pesce è un must di Catania. Imperdibile. Queste piccoline non le ho mai viste. Queste la maggior parte sono nel catanese. Si chiamano mascoline locali fresche di giornata, si vede che sono proprio qua catanesi. Noi le farebbero fritte con un po' di paprika dolce. Insalata di polpo già pronta. Aringa fumicata, mica bisogna andare in Islanda, anche se sinceramente io in Islanda ci andrei. E anch'io, sì. Questo è bianchetto, alici piccoli. È una Frittata. questo si fa con crudo con limone, Sì, o o col puppettini, petto. formaggio. Anche la pasta. Banane, Che pesce è? Lupo, no quello della montagna. Lo so, ho capito. Questo signore, il dottore, e bimbi piccoli, mi dice dagli a mangiare il lupo, anche quando c'erano Ah, 3 sì? mesi. Questo è meglio del melluzzo, è ancora più fine del melluzzo come pesce. Ragazzi, dai! Forza, venite, gustate! Piazza Duomo è centro indiscusso della Catania, il suo luogo più affascinante, circondata dai palazzi storici, dal Duomo, e soprattutto in essa trovate il simbolo della città, Uliotru, l'elefante di Catania, sormontato da un obelisco egizio. È simbolo di buona fortuna, di buon auspicio, e i catanesi lo amano alla follia. In piazza si trova anche la cattedrale di Sant'Agata, ovvero Duomo di Catania. È stato purtroppo più volte distrutto dai vari terremoti e eruzioni vulcaniche, ma alla fine con la ricostruzione è uscito un vero capolavoro di barocco catanese. E qua dentro ci sono anche le spoglie di Sant'Agata, santa protettrice della città. Vicino a Piazza Duomo si trovano dei vicoli strepitosi, coloratissimi. E il pesce lo potete mangiare ad ogni angolo. Subito sotto il Duomo si trovano delle terme achilleane, il cuore della Catania antica. Seguiteci! Queste antiche terme sono venute alla luce dopo il terremoto del 1693, l'hanno scoperte per caso, una città antica sotto la città moderna. E ora ultima cosa prima di andare a mangiare. Nessuna via come via dei Crociferi rappresenta il barocco catanese. Qua in meno di 200 metri trovate più chiese che bar e ristoranti, che per una città come Catania è un vero record. Ciao! Cartoccio senza leccine. E come sempre della serie, i 2 scirocati. Ormai sono ore come ci siamo passati prima volta, c'è sempre la coda. Grazie mille. Abbiamo preso pescato senza lische, alici, gamberetti e polpi. E visto che si tratta di street food, lo finiamo lungo la strada. Perché ora dobbiamo partire. È morbidissimo, non è unto, non è gomoso, non è troppo salato. È tutto perfetto. Devi provare questo. Niente male come ufficio d'oggi. Assolutamente no. Che posto spettacolare. Dopo la frenesia di Catania, Charlie sta meditando con suono di queste bellissime onde. Finalmente siamo arrivati a Siracusa, una delle città più antiche al mondo, fondata dai Greci nel 734 a.C., patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Ieri sera appena arrivati abbiamo visto i resti del tempio di Apollo e nonostante ci sono rimaste solo poche colonne, dovete anche capire che è stato costruito nel VI secolo a.C., è comunque un sito storico molto importante. Scusate, sarebbe ora di dirlo, siamo a Ortigia. Ortigia, il cuore pulsante di Siracusa, un'isola magica che offre in poche centinaia di metri scorci sul mare cristallino, vicoli che raccontano le storie ad ogni balconcino, maestosi palazzi barocchi e le chiese con le basi più antiche di Cristo stesso. Anche gli americani hanno scoperto la bellezza delle vie laterali, ma dovete vederle di sera quando si illuminano. Abbiamo già detto di prestare attenzione ai balconcini, ma non tanto per il parapetto in ferro battuto e non, quanto per i modiglioni. E se qualcuno non lo sa, modiglioni sono questi regi balconcini. Ieri sera, quando abbiamo fatto un giretto, siamo sbucati da questa strada. Mi sono trovato davanti questo palazzo al buio e sono rimasto senza fiato. Questa cattedrale è stata costruita sui resti dell'antico tempio di dea Atene o Minerva. Infatti qua fuori si possono vedere ancora le colonne doriche. Da fuori la chiesa è stile barocco rococò, ma all'interno si trovano i resti dell'architettura greca e addirittura quella normanna. Questo è un viaggio nel tempo dove le fortezze mantengono i segreti sulle loro origini e le fonti d'acqua dolce sgorgano ad un passo dal mare. Pare che quest'acqua ha portato pure la fortuna ad ammiraglio Nelson prima della battaglia con la flotta napoleonica. Ultimamente anche il grande cinema, in una delle sue saghe più famose, Indiana Jones, ha parlato di Siracusa, ma soprattutto grazie ad uno dei miei migliori amici. Vi presento Archimede. Volevo andare anche al sito archeologico per vedere soprattutto Orecchio del Dionisio, però visto che continua a piovere... Cambiamo destinazione. Siracusa Ortigia, top, e noi andiamo verso un posto molto noto. E siamo arrivati a Noto. La Val di Noto piace tanto ai turisti americani e non solo, ma ditemi voi come si fa a non amare questi posti. Oggi li scopriremo uno ad uno, dormendo addirittura più a sud di Tunisi, direttamente in paradiso. E buongiorno, finalmente sole! Oh, quante coccole! Noto è una delle più belle città siciliane. Dopo il devastante terremoto del 1693 è stata ricostruita completamente con il stile d'epoca, il barocco siciliano. E per la sua bellezza è diventata patrimonio d'UNESCO. Entriamo in città attraverso Porta Nazionale, Porta Reale o Porta Ferdinanda, perché è stata costruita in onore di re Ferdinando II di Borbone. Benvenuti a Noto! Il centro storico di Noto vi permette di visitarlo comodamente a piedi, anche perché maggior parte delle sue attrazioni si trovano in via principale, Corso Vittorio Emanuele. Quindi anche se avete soltanto una mezza giornata di tempo e non volete visitare tutte le chiese, ci sta. Prima chiesa che abbiamo trovato sul nostro percorso è la chiesa di San Francesco d'Assisi. Già la sua scalinata e la facciata sono imponenti. Non osiamo immaginare come sarà quella del Duomo. Ma io sono rimasto proprio affascinato dal palazzo del seminario. Ma guardate che finestre con le inferriate, tutte bombate, ma non riesco a capire a cosa servono. Per proteggere quelli che sono dentro o per non far entrare i piccioni? Siamo arrivati in una piazza che abbiamo visto tantissime volte in tantissimi video, ma non rende assolutamente, è spettacolare. Ma prima andiamo a prenderci un caffettino. Com'era questo cornetto con la ricotta, come molti altri dettagli del viaggio, li trovate nei video singoli. Cattedrale di San Nicolò è simbolo di Noto, con la sua scalinata imponente, con la sua facciata scenografica incorniciata da colonne, protetta da 4 evangelisti. Questa chiesa ha 2 torri, una dell'orologio e una per la campana. È giovedì santo, in questo momento c'è la messa, quindi l'abbiamo ammirato solo dal portale d'ingresso. E poi dal Duomo c'è una vista pazzesca. Soprattutto sul palazzo del municipio. Che poi è questo palazzo qua. Dentro il municipio c'è la Sala dei Specchi e per questo motivo la chiamano Piccola Versailles. Potete anche visitarla. E chissà che vista c'è da lì. E ci sono 80 gradini. Ci siamo? Sì, ci siamo. Com'è? Assurdo. Hanno detto che più bella vista di Noto e di Val di Noto, avevano ragione. Da questa parte abbiamo le campane e si vede il mare. Non abbiamo filtro, però penso che si vede lo stesso. E dietro di me c'è la piazza del Duomo. Non sappiamo se Noto è la più bella città barocca in Sicilia, ma intanto per noi è un sì.
Non che non lo eravamo già prima, ma questo pranzo ci ha messo proprio di buon umore. E alla fine cosa dire? Non ci rimarrà nella memoria soltanto il barocco Il barocco, siciliano. ma soprattutto la gentilezza delle persone che abbiamo incontrato qua. E benvenuti a Marzamemi. Nel 1700 hanno creato il palazzo di Villa Dorata, chiesa di San Francesco di Paola, piccole casette di pescatori e così viene creata questa bellissima piazza che è la piazza principale del paese. Questi colori scaldano proprio il cuore. E infatti la piazza Regina Margherita è il cuore pulsante di Marzamemi. Quanto deve essere bella questa piazzetta durante l'estate con tutte le lucine accese al tramonto. Ma questa macchina da scrivere. Casettine dei pescatori, piccole e basse, logorate dal tempo, erano le abitazioni umili, però ora sono state trasformate in bar, ristoranti, negozi e così sono state conservate e salvate. Essendo le case dei pescatori portavano direttamente al mare. Vi faccio vedere. La storia di Marzamemi è da sempre legata alla sua tonara e al commercio nel Mediterraneo. Nata intorno a un piccolo approdo per i pescatori, divenne un porto veramente importante. Il borgo inizia a svilupparsi nel 1600 e la sua tonara divenne una delle più importanti del Regno delle Due Sicilie. La tonara purtroppo è chiusa e non possiamo vederla dall'interno. Ma noi abbiamo trovato un buchino. Wow. Questa tonara era una delle più grandi in Sicilia, facevano 2 mattanze al giorno fino al 1969, quando tutto si fermò. E già da qua intravediamo l'isola di Capopassero. Ma quanto è bello! Ormai era pomeriggio inoltrato, penso si capisce anche dai colori, quando siamo arrivati davanti al Capopassero, per poi spostarci. Ci troviamo davanti all'isola delle Correnti, che è il punto più meridionale di Sicilia e a questo punto anche d'Italia. L'isola delle Correnti deve il suo nome al fatto che segna confine ideale tra il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo. Noi stanotte dormiremo qua. Sì, abbiamo avuto fortuna di ammirare i colori prima del tramonto e dormire addirittura più a sud di Tunisi. The next morning. Ma quanto è bella Val di Noto, anzi quanto è bella Sicilia! E benvenuti a Modica. Ora dovrei dire che posto pazzesco. Ci troviamo su Belvedere San Benedetto, il più bel belvedere di Modica. Ora ci facciamo un po' di gradini a scendere, ma soltanto perché abbiamo visto com'è il paesaggio qua e ci siamo persi leggermente. Ora stiamo navigando in mezzo ai cortili delle case, però devo dire che è un bel posto dove perdersi. Oh, siamo sbucati davanti al Duomo di San Pietro e in questo momento è uscito anche il sole. La città è divisa in Modica Alta e Modica Bassa e come potevamo vedere è tutta arroccata sulla roccia. E a rendere celebre Modica, oltre al suo centro storico, c'è anche il cioccolato. E ora scendiamo questi ultimi gradini. Preceduto da questa magnifica scalinata c'è uno dei 2 duomi di Modica, Duomo di San Pietro, quello che abbiamo visto anche dall'alto. È stato interamente distrutto nel terremoto del 1693 e ricostruito sui resti della vecchia chiesa. Siamo arrivati sotto torre dell'orologio, ma una torre dell'orologio così non l'abbiamo mai vista. L'orologio è stato posto sulla torre nel 1725 e ancora oggi funziona perfettamente grazie al meccanismo dei contrappesi che viene controllato giornalmente. È visibile quasi da tutto il centro città. E per cambiare facciamo un po' di scale. Chissà cosa c'è oltre il muro. Dall'altra parte c'è quella parte di Modica da dove siamo scesi. E stiamo arrivando al secondo Duomo, Duomo di San Giorgio. Sta tirando un vento pazzesco. Duomo di San Giorgio, che è il secondo Duomo di Modica con la sua maestosa facciata e i suoi 250 gradini che lo rendono ancora più imponente, è vero e proprio simbolo di Modica.
Questa forma ovale la troveremo anche nel Duomo di Ragusa Ibla ed è stata studiata apposta per renderlo più resistente in caso di altri terremoti. Ed eccolo qua. Il Duomo di Ragusa Ibla condivide tante cose con quello di Modica. Come prima cosa è sempre devoto a San Giorgio, ma questa cosa proviene ancora dai Normanni, perché furono loro a costruire il Duomo originale. La seconda cosa è la pianta circolare, che aiuta, come abbiamo già spiegato, Dio non vuole, arriva qualche nuovo terremoto. A Ragusa Ibla trovate ultima storica bottega del Caretto siciliano. Ma perché del barocco siciliano nella Val di Noto? Tutto grazie al terremoto, si fa per dire, del 1693, che rase tutto il suolo, e in quel periodo c'era questo stile architettonico. Qui a Ragusa la ricostruzione avviene in due posti diversi. Vecchia città, Ragusa Ibla, viene ricostruita come lo volevano gli aristocratici, perché non volevano muoversi da quel posto lì. Invece più in alto nasce la nuova città. E qua subito vicino alla strada abbiamo trovato l'antico mercato comunale e devo dirvi una cosa, qua a Ragusa Ibla è talmente rilassante, non ho parole per descriverlo. Quasi quasi mi dispiace lasciare questo posto. Il nostro viaggio continua. Dopo la Val di Noto si prosegue verso una Sicilia molto antica e piena di oggetti che attirano molta attenzione. Poi ci aspetta una bella scalinata verso il mare e dopo la Pasquetta nel villaggio magrebino navigheremo tra le saline in un mare pazzesco. Ma prima di tutto questo torniamo nella Val di Noto per concludere in bellezza a Caltagirone, dove assisteremo a una cosa mai vista prima e non solo una. Tra le città più colorate della Sicilia, situata tra Piana di Gela e quella di Catania, Caltagirone con il suo centro storico fa parte del patrimonio di UNESCO de Val di Noto. Oggi è una giornata particolare, è venerdì santo, quindi questo pezzo di video sarà di conseguenza e la gente sta andando verso la basilica. E davanti alla basilica si è già raccolta parecchia gente perché tra poco incomincia la processione. Questa basilica si chiama Basilica di San Giuliano, ha subito diverse trasformazioni, soprattutto dopo il terremoto del 1542. Se non ero ultimo stile con quale è stata, diciamo, risanata è quello Liberty. È iniziata la processione e ci è stato concesso di rimanere in prima fila. Grazie, mai prima d'ora abbiamo assistito in prima persona ad un evento del genere. Buongiornissimo. Oggi per entrare a Caltagirone abbiamo preso un'altra strada e andiamo verso la scalinata. Pensate che questo monumento, il vecchio tondo, che è stato costruito nel 1700 e ricorda un teatro, è stato costruito con un unico scopo: abbellire questa strada qua. Siamo in via Roma, dall'altra parte della strada c'è la bottega della ceramica di Ruben Falcone. A questo punto avete indovinato che Ruben ci fa vedere come si crea una pigna. Si parte dall'argilla morbida. Come prima cosa si fa la base, che viene fatta incalire per poter applicare le paline. Per fare le paline si fa un salsicciotto d'argilla e con le abili mani del maestro si creano i palini, tipo gnocchi. I palini vengono bagnati nell'argilla liquida per poter essere incollati sulla base e poco a poco la pigna prende forma. Una volta finita viene depositata sugli scaffali per circa una settimana e mezza a 2. Dopo che è essiccata viene spugnata con una spugna e un po' d'acqua per togliere tutte queste piccole imperfezioni. Che prima solitamente viene smaltato con uno smalto bianco neutro. Passata questa fase viene messa in forno per circa 12-14 ore. Finita la prima cottura si fa raffreddare con un processo ancora più lento di circa 18-24 ore. Ci dicevi prima che qui a Caltagirone tutti i miei colleghi sono artigiani al 100%, quindi producono da zero fino a prodotto finito. Mi chiamo Ruben, Ceramiche Falcone. Il ponte di San Francesco collega le due parti di centro storico, ma la sua particolarità è quella che è stato abbellito con delle ceramiche prodotte dai artigiani locali.
Finalmente siamo arrivati alla famosa scalinata Santa Maria del Monte. La scala conta 142 scalini e divisi in 10 settori perché ognuno è dedicato a un secolo di storia. Le alzate sono decorate con maioliche aggiunte nel Novecento e ogni settore con 14 gradini riflette le influenze arabe, normanne, spagnole e barocche che hanno segnato Caltagirone. Ce l'abbiamo fatta! Resta che scendere. Scendiamo? Scendendo verso Gela e poi via verso Agrigento attraversiamo la bella piana di Gela. Per fortuna non c'è molto traffico, così possiamo finalmente riprenderci un po'. Si incrocia soltanto qualche trattore solitario e dopo un po' ecco che davanti a noi si apre il mare. Il micio della Scala dei Turchi. E dopo Caltagirone sul nostro percorso non poteva mancare la Scala dei Turchi. Quello lì farà foto peggio di me. È più storto di Maya quando fa le foto. Ma al di là della Scala dei Turchi o no, questo posto è pazzesco, ma probabilmente come tutto il mare di Sicilia che noi incominciamo a conoscere. La Scala dei Turchi deve il suo nome all'incursione dei pirati saraceni che gli abitanti del posto erroneamente chiamavano i turchi, ma pare che proprio questi saraceni utilizzavano questa scala, diciamo questa forma rocciosa, forma di scala, per salire su e andare a saccheggiare Real Monte. C'è un po' di gente, ma non troppa. A partire da questo punto la Scala dei Turchi sarebbe stata chiusa al pubblico, nonostante la presenza di numerosi turisti. Desideriamo pertanto ringraziare due nostri vicini camperisti tedeschi che hanno avuto la gentilezza di condividere con noi le immagini riprese dal loro drone. E ora godetevi la Scala dei Turchi. The following day. E stamattina abbiamo parcheggiato qui. A voi può sembrare un oliveto, ma noi ci troviamo nella Valle dei Templi, uno dei siti più importanti non soltanto del Mediterraneo ma del mondo intero, e per questo, per la sua unicità, è stato inserito nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. E ultimamente la voglia di visitare Valli degli Templi ci è salita ancora di più perché abbiamo letto il libro L'Ora degli Dei di Marco Buticchi che parla proprio della presenza greca in Terra Sicula. Gli antichi greci di Agrigento o Akragas erano i coloni greci che fondarono la città nell'VIII secolo a.C. e che nel corso dei secoli trasformarono Agrigento in una delle città più importanti della Magna Grecia. Fondata intorno al 582-580 a.C. da coloni provenienti da Gela, Rodi e Creta, Agrigento prosperò grazie alla sua posizione strategica, alla fertile terra e alle ricche risorse. I greci di Agrigento, noti per il loro talento artistico e architettonico, lasciarono un'eredità indelebile nella città con la Valle dei Templi, tra cui il Tempio della Concordia. Il Tempio della Concordia è uno dei meglio conservati templi greci al mondo. Risale al 440 a.C. in stile dorico realizzato sempre in pietra locale. Ma sapete come mai è rimasto così bello, così integro? Perché nel VI secolo d.C. qua hanno fatto una chiesa cristiana. Ma che vista spettacolare! E dopo un caffè e una cassatina che noi vi abbiamo fatto vedere, arriviamo all'ultimo tempio. Ma che vista magnifica che c'era da qua, si vede il mare da questo tempio. A noi più che una Valle dei Templi sembra una collina dei templi. Ne valsa la pena? Assolutamente sì. È colpa mia per quella battuta Valle Colina. Ormai nella valle abbiamo finito e non abbiamo nessuna voglia di andare via, però la strada ci chiama, perché il viaggio continua. E veramente grazie di cuore al nostro navigatore che ci ha concesso nuovamente l'opportunità di conoscere meglio la Sicilia. E siamo arrivati a Mazara del Vallo. E come vede uno dei porti si precipita subito. La cattedrale da questa parte è ancora più impressionante. E ormai queste grate, queste inferriate qua in Sicilia sono diventate la mia passione. In un momento siamo sbucati nella piazza della Repubblica. È enorme, non me la immaginavo così grande. Questo bellissimo palazzo dall'altra parte è il Museo Diocesiano. Oh, se è stato restaurato è un restauro con i fiocchi. Beh, insomma, valeva la pena fermarsi soltanto per la piazza. E poi direttamente dalla piazza entriamo nella casba. Purtroppo tutto quanto è chiuso.
Il quartiere arabo nasce nell'827 d.C. ovviamente con l'arrivo degli arabi e per anni i pescatori mazzaresi e tunisini hanno condiviso il loro lavoro e la vita quotidiana creando così legami profondi. Kasbah deriva dall'arabo e vuol dire città fortificata, cuore pulsante della città. Diciamo che abbiamo imboccato la strada giusta. Ah, via dei pescatori, chi l'avrebbe mai detto? Ma guarda che bello! E questo è appena prima della porta blu. Ma partiamo da questa porticina qua. Queste sono le cupole a cipolla, se non mi sbaglio, tipico stile arabo. Che delle pietre. Questo sono... E poi tutto colorato, tutto dorato. Per me valeva la pena di prendere un po' d'acqua. Quando si parla di tolleranza e di legami che legano magrebini e siciliani, Qui c'è la Madonna, ma mi sa che ora dobbiamo scappare. Abbiamo cercato di resistere fino all'ultimo, però è incominciato a piovere forte. Ora approfittiamo di quest'acqua per spostarci. Buongiornissimo. Là davanti ci sono le Egadi. A parte tedeschi e noi, qua non c'era nessuno. E benvenuti a Marsala. E stiamo andando a fare un giro organizzato in barca. sei pronta a partire? L'abbiamo conosciuta. Prontissimo, ecco. E si parte. Purtroppo, per fortuna, durante l'intero giro in barca della durata di un'ora c'era l'audioguida. E per aver contribuito alla realizzazione. Il che è perfetto se non dovete fare vlog come noi. Siamo partiti dal cuore delle saline di Marsala, un paesaggio davvero unico. Distese di vasche d'acqua, montagne di sale bianco e operai che lavorano ancora oggi con metodi tradizionali. Un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Ogni tanto sembrava film da altri tempi. Adesso stiamo per uscire dalle saline. Entriamo nello stagnone di Marsala, una laguna costiera che nonostante il nome ha acque sorprendentemente pulite. Questo grazie al continuo ricambio, ma mi spiego meglio. Isola Grande o Isola Lunga con i suoi 8 km si pone davanti a Marsala, creando lo stagno naturale. Però avendo l'apertura sia a nord che a sud c'è un continuo ricambio d'acqua. Insomma, di stagno ha soltanto il nome. Come si diceva, l'acqua è limpida e trasparente nonostante la profondità, mediamente di 40 cm e mai oltre 1,5 m. In certi tratti si può quasi toccare il fondale con la chiglia. I colori sono anche più belli di quelli che potete vedere sul video. Ci dirigiamo verso l'isola di Mozia, il cuore storico dello Stagnone. Oggi è un'isola privata, visitabile, ma un tempo era una delle colonie fenicie più importanti del Mediterraneo. Circumnavigando l'isola si vedono ancora le mura antiche, resti di edifici, anche se una parte dei reperti archeologici è stata sommersa in quanto il livello del mare si è alzato di mezzo metro rispetto all'epoca dei Fenici. Un altro momento davvero suggestivo è stato il passaggio sulla strada sommersa che un tempo collegava Mozia alla terraferma. Si tratta di un'antica strada in pietra della lunghezza di 2 km, oggi sotto il livello del mare, ma perfettamente visibile dall'alto, specialmente nei giorni di acqua calma. L'isola di Mozia è una isola privata, però durante il tour potete dire al capitano che vi farà scendere e potete visitarla tranquillamente. E alla fine, dopo aver navigato attorno alle isole e goduto del paesaggio tranquillo dello Stagnone, siamo rientrati passando di nuovo tra le saline. Se passate da Marsala, fate un giro, ci sono vari tour tra i quali scegliere. Le strade siciliane ci hanno portato nel Trapanese, ma prima di arrivare a Trapani ci siamo fermati nelle saline di Trapani, appunto, perché qui è possibile visitarle a piedi. Sto assaggiando il fior di sale. Fior di sale, eh? Com'è? È salato, è esagerato. Ed eccoci nella salina. Ora non vogliamo stressare nessuno con il processo di produzione, però cerchiamo almeno di capire di cosa si tratta. Così magari anche rischiamo di imparare qualcosa. Le prime vasche che incontriamo sono le vasche fride, dove l'ingresso di acqua marina avviene per dislivello, proprio in modo naturale. E subito qua all'ingresso abbiamo già il cumulo di sale. E ovviamente qui la gente cerca di spacciugare. Spacciughi anche tu? Mamma mia, sei salato. Un po' troppo. Ma che bello che sei! E nella parte opposta troviamo già le vasche salanti, quelle dove si cristallizza il sale. Si chiama Schifazzo ed è più antica imbarcazione di lavoro in Italia. Questa qua è costruita nel 1897. Queste massicce barche erano armate di vela e trasportavano il sale. Ma non capisco perché si chiama Schifazzo, per me è bellissima. Qui siamo già arrivati davanti al mare. E questo è il mare.
Poi c'è quell'odore di salsedine. Questo qua invece è vaso cultivo, qua arriva l'acqua che prima viene raccolta nelle acque fredde. E siamo partiti da lì. Qui nelle vasche salanti l'acqua dovrebbe essere veramente calda e infatti lo è. Vuoi morire? È come mettere un grumo intero. Si chiama acqua madre. Come luccica l'acqua. Stiamo camminando sul sale. Sì, speriamo di non mangiarlo dopo. No, non lo mangiamo dopo e siamo arrivati davanti a questa montagna di sale. Tanto bisogna anche capire che in certi posti souvenir non si possono prendere e portare via. E per uscire facciamo questo percorso in mezzo alle due vasche. Devo dire che non mi dispiace affatto che ci siamo fermati qua a fare questa visita. Questa qua sì che ha decisamente una colorazione importante, tende sul rosso. Arroccato su Monte Erice e di stampo medievale, questo borgo si trova a poca distanza da Trapani. E abbiamo parcheggiato praticamente davanti alla Porta Spada, che è uno degli ingressi medievali della città. Appena attraversate la porta, arrivate subito ai quartieri spagnoli e quell'edificio dietro le mie spalle che non è mai stato completato per la mancanza dei fondi ovviamente. Ma questo sembra una di quelle abbazie messicane, manca solo Pancho Villa. Da quando siamo entrati sembra che siamo entrati in un museo, non in una città, e c'è un bel vedere. E domani scenderemo verso quella piana laggiù e qui continuiamo la salita verso il paese. Erice sembra completamente priva di traffico. Cos'è? Oh, c'è una torre. Punto, che cos'è? È sufficiente entrare in qualche vicolo secondario oppure fare una passeggiata serale per dimenticare dove sei, anzi più che dove, quando sei. Facciate, pavimentazioni, campanili invitano alla riflessione, facendoci dimenticare il tempo che passa. Guardate le nuvole, mi è caduta pure una goccia, una unica goccia in testa. Ora siamo nella piazzetta San Domenico, così si vede un po' meglio, ma lo spettacolo è dall'altra parte. E qui abbiamo un portale medievale, una torre irlandese e una tipica casa istriana. Cioè praticamente mi ha proiettato nel nome della rosa. Ma dove siamo finiti? E siamo arrivati. Andiamo. Buongiorno. Io volevo chiedere alla signora cosa ci consiglia. Ecco, era quella, non mi ricordavo il nome. Questo dolce ci è stato consigliato da signora Maria perché il suo cavallo di battaglia, diciamo così, si chiama genovese calda, è una pasta frolla con dentro crema. No. Pelle d'oca. Non sai cosa c'è dentro. Tu non sai com'è questa crema, non hai idea. No. Siamo arrivati a Belvedere insieme alla nebbia, ma che alla fine è permanente. Nebbia, insomma, sono le nuvole, ma guarda con quale velocità si spostano. Anche se non si vede perfettamente per colpa della nebbia, penso che si capisce la vastità delle saline. E da questa parte, arroccato, maestoso, c'è il castello normanno. E noi continuiamo il nostro giro d'Italia in 80 castelli normanni. Ma queste costruzioni affascinano soltanto me o c'è ancora qualcuno? Early the next morning. Sta per sorgere il sole, chissà se vedremo qualcosa. La luna c'è. Devo andare laggiù. Mamma mia, ma dove ci troviamo? E lì dietro c'è Erice, bellissima. Ed eccoci, siamo quasi. E buongiorno dalla Sicilia. E da questa parte abbiamo un po' di nuvole basse. Mentre lì sotto c'è Trapani. Anche loro dormono ancora. Wow, non lo so se è un corvo o cosa. Sì, sicuramente un corvo. Si sentiva il battito delle ali, allora potete solo immaginare che silenzio c'è. Ancora più bello dietro quelle nuvole. Sono le 6:20, sono 8 gradi,
Però io non c'ho voglia di tornare nel camper. Penso che sarebbe ora di muoversi. Anche perché a questo punto ci aspetta il mare. Ma dai, ma che spettacolo! Evviva la bassa stagione! Avete già sentito parlare di Macari e magari visto qualche video? Credeteci, vi sorprenderà comunque. Perché Macari non è soltanto questo bellissimo mare turchese, tramonti così belli che non li abbiamo nemmeno filmato, e il cielo stelato di notte. Macari è soprattutto il silenzio interrotto soltanto dal vento e dai miei amici gabbiani, per non parlare della luce che cambia ad ogni ora. Macari è quel senso di essere arrivati in un angolo della Sicilia ancora autentico. Per quanto riguarda parcheggio sulla spiaggia, ci torneremo tra qualche minuto. Giunge San Vito Lo Capo e questa vista l'abbiamo dal piano di sopra. Un po' di vento. Oh, 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 oh. Poi la vista! Purtroppo il microfono principale di Maya si è spento, ma vi racconteremo lo stesso. In realtà c'è poco da raccontare e molto da vedere. Siamo al piano di sopra, da dove si gode della miglior vista su tutto ciò che circonda San Vito Lo Capo, dal faro alla spiaggia, col Monte Monaco che fa da guardiano con il suo cappello di nuvole. Quel giorno il vento ci è dato sopra, non riuscivo a tenere ferma la telecamera, ma in compenso ha pulito l'aria e ha dipinto il mare con tutte le sfumature che uno discromatico come me non può vedere. Ma che acqua! Per fortuna una bella immaginazione. Vediamo com'è la vista da questa parte. Proviamo. Siamo stati fortunati di passare proprio nell'orario giusto, quello in cui le mucche tornano dai pascoli. Pensavo che questa cosa appartenesse al passato, invece... Ho sentito soltanto parlare di queste cose che le mucche tornano da sole. Guardale lì! Sì, ci siamo teletrasportati da lassù. Siamo scesi in spiaggia e mi sono messo, come al solito, a inseguire i gabbiani. Così al quasi tramonto spiaggia è bellissima. Però la sabbia. Devo nascondere la camera perché tira così tanto vento, c'è la sabbia che vola ovunque. The next morning. E buongiorno anche a te. E prima di lasciare questo posto dobbiamo fare un chiarimento. Quando siamo arrivati tutto quanto era pieno dei camper e non abbiamo visto nessun divieto, ma dopo pochi minuti abbiamo fatto un giro, abbiamo visto un cartellone che dice chiaramente che non si può parcheggiare lungo la spiaggia, anche se è molto 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 bello. Noi ci siamo spostati immediatamente su un parcheggio lungo la strada, parcheggio segnalato insieme a un altro paio di camper, mentre altri sono rimasti. Però c'è anche da dire che c'è soltanto un'insegna in 2 chilometri di spiaggia. Ognuno fa come crede, ma per noi va bene anche questo posticino qua. We got time on our side. We're in a state of home. I need you on my fire. I want you to know. Il posto dove andiamo adesso si trova sulla classifica dei migliori canoli siciliani. Lo faremo sapere. E c'è poco da far sapere, le mie conoscenze di italiano non sono così ampie da poterlo descrivere. Secondo noi hanno ragione. Guarda gli agrumi. Da quello che ci circonda avete capito che non siamo a Palermo. Ho visto il numero dei fichi d'India, sicuramente è un posto fico.
Siamo andati via da Palermo perché non c'erano posti nelle aree soste e non c'era un modo sicuro di lasciare il camper da qualsiasi altra parte. Noi comunque le abbiamo provate tutte prima di venire, chiamando 3 giorni prima, dove ci hanno assicurato non c'è bisogno di prenotare, venite, qualche soluzione si trova. Chiamando stamattina, dove ci hanno di nuovo detto venite, vi troviamo un posto. Nel momento quando siamo arrivati hanno chiesto ma avete prenotato? E ho detto, vi è stato detto che non prendete le prenotazioni, magari si libera qualche posto. E no signora, perché aspettiamo 3 camper che hanno prenotato. A voi le conclusioni. Questo è un video di viaggio, non un video di lamentele, però va detto, siamo stati anche nell'altra area sosta che era piena e il gestore ci ha detto, prima gli è dispiaciuto, e ci ha detto che non c'è un modo sicuro di lasciare camper a Palermo su qualsiasi parcheggio per andare a visitare la città. Così l'abbiamo rimandata a prossima volta. Eh sì, alla fine comunque ci è dispiaciuto tanto perché avevamo non soltanto tanti posti da andare a visitare, ma soprattutto tanti posti dove andare a mangiare. E questi sono i ruderi di antico castello di Cefalù, che sta proprio bene con questa barchettina qua. Siamo all'ombra, però siamo arrivati a Cefalù. Appetite! È vero, è pieno di gente, ma questo non diminuisce assolutamente la sua bellezza. Ah, che portone! Lì dietro c'è una coda per gelato infinita. No, ma è una pasticceria anche, perché portavano fuori dei maritozzi così ripieni di tutto. Siamo saliti sul bastione Marchi a Fava, che una volta faceva parte del sistema difensivo contro i saraceni, ovviamente. Quelli del grano. E ancora oggi la difesa è più viva che mai. Da qua il bastione si vede molto meglio. Negli ultimi giorni il massimo dell'assembramento che abbiamo visto erano i 3 pescatori, tutti e 3 insieme. L'anno scorso in Puglia è pieno di francesi. Però da qua vista merita. Penso che anche dalla quantità delle persone si può capire che il molo di Cefalù è uno dei luoghi più iconici. E se qualcuno dubita che è un molo, ci sono anche le barche dei pescatori. Sì, ma poi guarda lì, sotto quegli archi. Sembra che c'è un ristorante, un bar. Quantità di gente che c'è sotto quell'arco. Che arco è arco? È unica porta medievale rimasta in piedi. Si chiama Porta Pescara oppure Porta sul Mare, perché ovviamente porta direttamente in spiaggia. Wow, guarda che roba! Bellissimo questo ficus. Scendiamo anche noi? C'è il lavatoio medievale. Oh, ma qui acqua c'è ancora. Sì, questo lavatoio è alimentato dal fiume Cefalino e una volta l'acqua sgorgava dalle bocche di leone. E finiva poi nel mare, immagino. Nel Medioevo qua venivano a lavare i panni. E abbiamo preso una trasversale un po' meno affolata. Guarda che spettacolo. Bellissimo. Ma preferisco questa via qua che vialone principale. Wow, è proprio quello che si dice un capolavoro dell'architettura normanna. Raga, è proprio imponente. Questa chiesa si trova uno dei mosaici dorati più belli di Sicilia, quello di Cristo Pantocratore, realizzato dai monaci bizantini. Ed è uno dei più belli mosaici bizantini dorati in tutta la Sicilia. E che dire, anche per sola cattedrale vale la pena di visitare Cefalù. Fermata obbligatoria in doppia fila a Messina prima di lasciare Sicilia perché bisogna andare in pasticceria. Sì. Sinceramente mi verrà un'infiammazione muscolare da quanto pesa questa brioche, almeno mezzo chilo di ricotta. E Charlie sta riposando. Ciao Sicilia. Ma guarda che mare. Arrivando in Sicilia abbiamo detto che vogliamo conoscere posti, vedere i luoghi, ma soprattutto incontrare le persone. Abbiamo incontrato delle persone meravigliose che ci hanno accolti come se fossimo i loro parenti. Grazie a tutti veramente. Grazie.